Oggi è il 27 dicembre e mi sembra il momento giusto per fare un bel voletto in montagna, nella zona delle Dolomiti. Questo è l'aereo che utilizzeremo, un Embraer 110 bandeirante della compagnia Trans Brasil. Ho scelto appositamente questa livrea per fare da contrasto con il paesaggio innevato. Certo che è molto improbabile vedere questo aereo volare in questa zona. Comunque è carino. Vediamo subito di mettere in moto questo aeroplano, che è un bimotore, non è più in produzione, ma è stato un bel cavallo di battaglia per l'azienda brasiliana Embraer. Andiamo sul mio fedele block notes, dove ho scritto tutti gli appunti per le procedure. Quindi la prima cosa da fare è chiudere tutte le opzioni del tablet e poi chiudere il tablet stesso. Le varie opzioni, vedete, freni delle ruote, copertura del motore, del tubo di Pitot e così via. Poi dobbiamo chiudere il tablet ed è questo lo strumento. Una volta chiuso il tablet dobbiamo andare sull'overhead in alto, accendere il master della batteria e quindi le varie luci interne, cruscotto, pannelli, e esterne, navigazione, faro anticollisione, taxi. Mettiamo anche gli avvisi per i passeggeri, cinture di sicurezza e non fumare. Dopodiché dobbiamo dare il via ai motori, prima azionando gli iniettori, che sono qua, interruttore di partenza, sinistro e destro. I generatori sono su on, quindi va bene. I due motori si dovrebbero essere messi in moto. Eccoli qua. Guardate questa vista carina dell'aeroporto di Bolzano, veramente un salottino, lo definirei. A questo punto procediamo, riabbassiamo le iniezioni, quindi gli interruttori di partenza che servono solo ovviamente per l'avvio del motore. Andiamo ora alla sezione manette. La sezione manette, Ctrl 5, eccola qua, prevede che sia le manette rosse della miscela che quelle gialle del passo dell'elica siano portate al massimo per la fase di partenza. I flap devono essere posizionati ad una o due tacche. I flaps sono qua, comunque ce li ho anche ovviamente sulla manetta del joystick. Qua li portiamo in posizione 1 e lo vediamo qua, 9 gradi. Ora dobbiamo posizionare il trim in posizione di partenza. Il trim è questa rotella, dobbiamo portarla sul verde, così, per un valore di circa 7 qualcosa. Ecco, questo va benissimo, 7,6 corrispondono a un 8% di trim. Ho tarato l'altitudine, vedete, perché
è importante inserire la pressione barometrica giusta per avere l'altitudine corretta. A questo punto dobbiamo operare sui gruppi radio. I gruppi radio, eccoli qua, sono i mitici Garmin, il 530 e il 430, che lavorano in abbinato. Premiamo 2 volte il tasto Enter sia sull'uno che sull'altro, poi selezioniamo la modalità VLOC e non il GPS, che non ci serve, e andiamo a inserire la frequenza del radiofaro di Bolzano. Radiofaro di Bolzano, che non è proprio sull'aeroporto, vedete, questo è l'aeroporto, il radiofaro è su una collina posta leggermente più in basso. Chiaramente il radiofaro viene posizionato quando possibile in alto per poter avere una maggiore gittata del suo segnale. Il radiofaro OZE è 117,05 ed ha una portata di 60 miglia. Quindi abbiamo detto 117,05. Premiamo questo bottone, passiamo dalle frequenze COM alle frequenze NAV. 117,05. Ora la mettiamo da standby in active con questo pulsante, vedete, ora è attiva la 117,05. Torniamo al cockpit, vediamo che altro ci suggerisce il nostro blocco note. Niente, siamo pronti per il decollo. Miscela ricca, elica al massimo. Chiediamo l'autorizzazione al rullaggio, alla torre di controllo, rullaggio partenza a nord, perché abbiamo detto che vogliamo fare un giro sulle Dolomiti e possibilmente atterrare a Innsbruck. Ci indirizza sulla pista 01, che è questa, che guarda verso nord, quindi dobbiamo fare un'inversione di marcia e andare a raggiungere la 01. Tolgo il freno di stazionamento, inizio a muovermi. Nel simulatore di volo c'è un bug che fa sì che gli oggetti mobili a terra, non quelli fissi tipo gli edifici, ma gli oggetti mobili tipo gli autoveicoli o gli stessi addetti dell'aeroporto, sono degli ectoplasmi, quindi possiamo attraversarli tranquillamente senza provocare nessun tipo di urto. Non è una cosa molto realistica, ma è così, e dobbiamo farlo perché molto spesso sono posizionati un po' a casaccio ed è quasi impossibile evitarli. Discendiamo sulla pista in direzione opposta fino ad arrivare alla soglia della pista 01. Effettuiamo l'inversione. Ci portiamo in allineamento sulla pista 01.
freno di stazionamento, eccoci qua, chiediamo l'autorizzazione al decollo. Tower Stebus 44112 tree ready at runway 01 north departure. Stebus 44112 tree when com departure to the north approved. Confermiamo l'autorizzazione, diamo manetta, togliamo il freno di stazionamento ed effettuiamo la corsa di decollo. Vi faccio osservare l'ottimo realismo del rumore realizzato su questo aereo, il rumore del motore, veramente molto bello. Stacco, via il carrello. Cleared for takeoff runway 01 Stebus 44112 tree. E ci stiamo librando in aria sopra la splendida Bolzano. Piego leggermente a destra perché voglio portarmi sull'altopiano del Renon Oberbolzen, che è veramente molto bello. Stebus 44112 tree, please acknowledge. Controlliamo i valori per la salita. Andare, velocità di salita reale 123 a 441 piedi al minuto. Noi stiamo salendo in realtà molto di più, però va bene perché dovevamo superare il dislivello per arrivare all'altopiano di sopra Bolzano, il Renon, vedete bello. Davanti a noi c'è il corno del Renon. Sulla mappa lo possiamo vedere, siamo qua, vediamo pure il nostro aeroplano, eccolo qua. Stiamo andando verso il corno del Renon, Rittnerhorn, a 2260 metri. Ci sono anche località sciistiche naturalmente molto belle. Il corno del Renon, essendo a 2200 metri, equivale a circa 6.700 piedi, 6.008, quindi dobbiamo salire a una quota di sicurezza, siamo a 6.200, se passiamo sugli 8.000 va bene. Tanto ci godiamo un po' di panorama veramente bello. Siamo vicini al corno ora, c'è naturalmente un impianto di risalita che arriva fino al rifugio e dopo il corno, vediamo un po', possiamo piegare un po' a destra e seguire la strada che ci porta a Bressanone. Eccoci sul corno, sotto di noi c'è il rifugio e quindi ci portiamo sulla valle dell'Isarco e risaliamo fino a Bressanone, Brixen. Intanto teniamo d'occhio la situazione anche con la radionavigazione.
rispetto a Bolzano. Vediamo in che punto siamo. Ecco, siamo a circa 30 gradi da Bolzano, 15 miglia, quindi vediamo un po'. 30 gradi, 15 miglia, perfetto. Non a caso siamo in questa posizione. Abbiamo avuto conferma della correttezza della posizione dell'icona, che a questo punto possiamo anche togliere. Seguiamo dunque la strada che da Bressanone porta a Vipiteno, Sterzing. Stiamo volando in tempo reale e in meteo reale. E la giornata del 27 dicembre, come vedete, è splendida. Davvero fortunati coloro che sotto di noi magari stanno sciando sulle splendide piste delle Dolomiti. Adesso noi, per andare a Vipiteno, dobbiamo tenere presente il radiale 8 e a 30 miglia da Bolzano. Bressanone è sulla nostra destra, ora ci passeremo sopra. Siamo a 10.000 piedi, direi che è un'altitudine di sicurezza, possiamo anche continuare così. Tolgo la tacca di flaps che avevamo tenuto per avere una salita più lenta ma più ripida, ed ora ci spostiamo su Bressanone per poi prendere sempre la stessa strada per Vipiteno. Bressanone è sotto di noi, vedete? Per la crociera a 10.000 metri adottiamo un 56% di motore e il trim a 11,4 per una velocità indicata di 160. Quindi portiamo il motore gradualmente verso 56, il trim a 11 siamo a 9, lo mettiamo a 11 così e vediamo se l'aereo tende a stabilizzarsi. Questi naturalmente che io mi sono appuntato sono valori diciamo medi, valori standard, poi tutto differisce in base al peso dell'aereo, al vento, alla condizione atmosferica, all'altitudine, eccetera eccetera. Però sono valori indicativi che ti danno una base operativa, poi dopo effettivamente ci saranno da fare delle piccole correzioni, però quando uno si porta a 56 di motore con un trim di 11, vedete che il variometro sale leggermente, ma siamo pressoché in volo livellato. Stiamo passando un paese che probabilmente è qua e ora prendiamo a sinistra per andare verso Vipiteno. Abbiamo detto che Vipiteno è a 30 miglia, 8 gradi, quindi dobbiamo mettere 8 gradi qua di corso.
ci portiamo sull'altra valle. Ci sono diverse valli piuttosto parallele in questa zona delle Dolomiti, quindi non è difficile sbagliarsi tra l'una e l'altra. In questo senso lo strumento di radionavigazione è molto comodo. Guardate che spettacolo, le vette delle Dolomiti non a caso sono considerate un patrimonio dell'umanità. La valle che vediamo sotto di noi dovrebbe essere quella giusta per andare a Vipiteno, quindi ci apprestiamo a piegare leggermente a destra, seguiamo il corso del fiume e tra poco dovremo essere su Vipiteno Sterzing. Vediamo la correttezza della indicazione della radio di navigazione. Abbiamo detto 30 miglia 0,8 di radiale outbound, cioè in allontanamento da Bolzano. Ci siamo quasi, quando naturalmente avremo l'allineamento saremo sullo 0,8 e qui dovremo essere a 30, quindi siamo esattamente ormai sull'abitato di Vipiteno. Ecco qua, e a questo punto prendiamo l'autostrada del Brennero, continuiamo, che ci porterà dritti a Innsbruck. Innsbruck è situato in una bella valle abbastanza ampia, con un aeroporto degno di tal nome, con una radioassistenza in direzione della pista, mi sembra 26, e noi però vedremo se ci faranno atterrare sulla 26, che ovviamente è la pista usata dagli aerei di linea più grandi. Il nostro è un aeroplano di medio-piccolo cabotaggio, per cui probabilmente non avremmo problemi anche ad atterrare nella direzione opposta sulla 08, anche se non è radio assistita in fase di atterraggio. Con un tempo così l'atterraggio a vista direi che non solo è perfettamente fattibile, ma è anche un must, perché è bellissimo. Ma noi ora procediamo sempre sull'autostrada del Brennero, che si sta snodando incassata fra le due pareti montuose. Facciamo un po' il punto della situazione. Siamo qui, c'è il Monte Sella sulla nostra sinistra e il Brennero è davanti a noi. Qua c'è il massiccio del Sella, il passo del Brennero, lo troviamo qui davanti. Ecco il Brennero, vedete il valico di frontiera, gli snodi, gli svincoli autostradali. Ecco qua gli edifici della frontiera, e quindi proseguiamo lungo l'autostrada che ci porterà a Innsbruck, che come vedete ormai non è lontano. Sarà il caso di contattare la torre di controllo di Innsbruck
chiedendo l'autorizzazione all'atterraggio. La posizione esatta di Innsbruck rispetto a Bolzano è questa, 360 gradi, quindi è a nord rispetto a Bolzano, 51 miglia. Quindi mettiamo 360 sullo strumento, 51 miglia, siamo a 39, quindi siamo a 12 miglia da Innsbruck. Contattiamo Innsbruck. Chiediamo un atterraggio con arresto completo. Stebus 44112 Innsbruck Tower. Altimeter 30.46 wind calm, enter right downwind runway 08. Ecco, ci fa atterrare sulla pista 08 come avevamo previsto. Confermiamo l'immissione nel circuito. Ecco che la valle si sta aprendo verso Innsbruck. Andiamo a vedere l'altezza di Innsbruck, che è di 1900 piedi. Quindi la pista 08 è questa, noi arriveremo da qua e questi sono i punti di inizio della procedura di avvicinamento. Siamo a vista in questo crocevia. Naturalmente ci servirà perché la pista 08, come abbiamo detto, non è radioassistita, quindi approfittando della visibilità perfetta potremo localizzare dei punti di riferimento. Siamo a 43 miglia. Comunque possiamo anche avvalerci dell'ausilio della torre di controllo chiedendo la direzione dell'aeroporto. Questa è un'indicazione molto utile per sicurezza. Sappiamo che l'aeroporto è in questa direzione qua, però vediamo conferma, ci dice ore 12, quindi praticamente davanti, a 9 miglia. Il vento è calmo, visibilità 6, condizioni del cielo sereno, lo vediamo anche da noi, comunque la torre ce lo conferma. Adesso cominceremo a scendere perché dobbiamo portarci da 7300 a 1900. Anche la nostra velocità dovrà calare, quindi cominciamo ad alzare un po' il muso lavorando sul trim. Portiamo un trim a una percentuale un po' più alta, dall'11 siamo passati al 13, contemporaneamente togliamo un po' di spinta. L'aeroporto è davanti a noi, eccolo qua, con la pista orientata ovviamente per il verso della valle. Noi andremo a trovare il punto di inizio della procedura di atterraggio qua, in questa zona. Ora ci mettiamo paralleli alla pista, quindi con rotta 260. Per l'esattezza la pista è orientata a
077257, quindi andremo a 257, siamo a 287 come vedete. Qui abbiamo un centro urbano che è questo, Götzens, quindi proseguiamo e poi andiamo a cercare il punto di virata che è qui davanti a noi. Stiamo andando a 275, portiamoci ancora più larghi a 257. Clear to land runway 08 Stebus 44112 Stabilizziamo la discesa perché siamo già a 4000 piedi. Chiediamo ancora la direzione dell'aeroporto, soprattutto per sapere la distanza, perché sappiamo che l'aeroporto è alle ore 5 grosso modo, infatti ore 5 a 3 miglia. E ora, prima di questa montagna, effettueremo la virata per allinearci alla pista 077. Direi che possiamo calare una tacca di flaps . Togliamo un po' di spinta, vediamo la direzione dell'aeroporto, siamo usciti dalla virata direi abbastanza bene, siamo quasi allineati, il vento è praticamente nulla, quindi possiamo puntare direttamente il muso sulla pista di Innsbruck. La pista di Innsbruck è lunga 6500 piedi, quindi oltre un miglio, più circa 2 chilometri, ed è una lunghezza ampiamente sufficiente per questo tipo di aereo. Abbiamo estratto 9 gradi di flaps, il trim è a 20, il nostro taccuino dice flaps 1, 2, 80, 90 di velocità. Siamo oltre 100, quindi riduciamo leggermente, fuori il carrello. Non bisogna mai dimenticarsi di estrarre il carrello. Battutaccia. Alziamo un po' la testa per vedere meglio la pista. Velocità 90, allineamento buono, vediamo le luci del Papi, le 4 luci a destra e a sinistra della pista, mi sembra di vedere tutto bianco anche perché non c'è che neve. Atterraggio super morbido come sempre, a meno 60 piedi al minuto, 5 stelle di rating, e adesso dobbiamo portare l'aereo al parcheggio. Stebus 44112, turn next taxiway.
Tower, Cessna Oscar Echo, Zulu Alpha Zulu, ready to copy IFR clearance to Luton. Cessna Oscar Echo, Zulu Alpha Zulu is cleared to Luton Airport as filed. Takeoff runway 08 climb and maintain 8,000 feet. Departure frequency is 124.46307. Stevens 44112 tree, contact ground on 120.1. Finalmente ci viene chiesto di contattare il suolo e richiediamo il rullaggio verso il parcheggio, che comunque viene indicato da questa serie di segnalazioni blu, diciamo virtuali, che comunque io lascio perché sono utili per trovare appunto il punto di parcheggio. Eccoci qua, siamo arrivati, quindi possiamo mettere il freno di stazionamento, spengere il motore tirando indietro le due leve della miscela, quindi del carburante, e ora non ci resta che spengere gli apparati elettrici, via il generatore 2, spengiamo la batteria ed eccoci qua. 25 minuti di volo tra Bolzano e Innsbruck. Abbiamo fatto un bel voletto sulle nostre Dolomiti, bellissime come sempre, e ci siamo divertiti. Guardate, bello il paesaggio a Innsbruck. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo volo.